Cos'è passato per la testa di questo assassino? Cosa si poteva notare? Ma soprattutto, come si riconosce una persona potenzialmente violenta? Il caso di Giulia Tramontano riapre un po' queste domande, ma la vera domanda per ciascuno di noi è quali sono i segnali che una persona potenzialmente è estremamente violenta. Però ci sono alcune cose che noi possiamo chiarire per sapere come regolarci nelle situazioni. Noi sottovalutiamo il male che esiste dentro ciascuno di noi e nell'altra persona. Già Freud a suo tempo parlava di pulsione di vita e pulsione di morte, quello che poi è stato chiamato Eros et Thanatos, ma la pulsione di morte chiaramente è la volontà di distruggere. Tutti noi abbiamo poco, pochissimo, in piccole tracce comunque dei pensieri che sono cattivi e non dobbiamo stupircene. Questa ambivalenza fa parte di ciascuna persona. Dentro di noi possono esistere anche dei pensieri aggressivi, violenti, a volte anche omicidi. Come si dice banalmente, io ti ammazzerei. Allora, se noi neghiamo questo in noi, siamo più portati a negarlo anche fuori di noi, mentre il male esiste. La pulsione di morte non è una parola vuota, esiste, la distruttività esiste. Noi tendiamo a negarla nonostante le evidenze dei fatti, quindi non possiamo immaginarci un mondo un po' fatato dove tutti sono buoni. Ciascuno di noi non è né buono né cattivo, ha delle spinte costruttive e delle spinte distruttive. Anche in amore non c'è un senso unico. Quando ami una persona non è tutto rosa, c'è anche qualche aspetto che è nero. Infatti possono avvenire dei litigi, delle discussioni, tutto questo è normale. La rabbia che può prendere in certi momenti le persone fa parte del rapporto. Quindi che cosa si può notare nell'altra persona? Da quali segni si può vedere se una persona è potenzialmente pericolosa? Tra poco parleremo anche delle frasi tossiche, quelle cose che succedono a tutti e che si possono facilmente riconoscere. Innanzitutto bisogna volerli vedere i segni, volerli cercare, perché se noi ci costruiamo un mondo dorato, i segni non li cerchiamo. Ma se invece li cerchiamo, dobbiamo cominciare a ragionare con la nostra testa e riconoscere che alcune cose non sono normali, anche se la stragrande maggioranza dice che è normale. Guardate, una regola d'oro è molto semplice. Tutti gli eccessi non sono normali. Non è il bicchiere di vino che fa male, è l'eccesso. Tempo fa feci un video sulla gelosia in cui affermavo che la gelosia non è normale e molte persone mi hanno risposto che invece la gelosia è normale, che un po' di gelosia ci vuole, che è bello sentire la gelosia dell'altra persona perché attraverso di questa noi capiamo che quella persona ci ama. Ripeto, la gelosia non è normale quando è un eccesso. Come tutti gli eccessi non va bene. Attenzione agli eccessi. Attenzione ad esempio all'eccesso di controllo. Se una persona ti controlla troppo, vuole sapere cosa fai, dove vai, con chi sei, ti telefona 50 volte al giorno, forse c'è qualcosa che non va. Questi comportamenti, benché lo facciano in tantissimi, non sono normali, sono eccessi. Attraverso il controllo, attraverso la gelosia, si cerca di manipolare, cioè di fare in modo che le cose vadano come tu pretendi che vadano. Gelosia, controllo, manipolazione sono 3 segni di volontà di possesso. Se io voglio possedere una persona, la sto riducendo ad oggetto.
Il controllo serve per rendere la persona oggetto, deve fare come dico io. Gli oggetti si distruggono, si possono distruggere. Una persona che ti tratta come un oggetto a un certo punto può volerti distruggere. Il caso di Giulia è un caso doloroso e assurdo di una volontà di distruggere che passa attraverso un possesso. Quest'uomo in qualche modo deve aver cercato di controllare la situazione. Due storie parallele, due donne, entrambe sono rimaste incinte, non si devono incontrare e lui agisce in modo tale di evitare che ciascuna delle due sappia dell'altra, quello che si chiama comunemente un tradimento, un serio tradimento. Quando lei scopre dell'esistenza dell'altra, la cosa è fuori controllo. Giulia doveva essere anche una donna tosta, una di quelle donne che non si lasciano molto comandare, una persona che sa il fatto suo. Ma il problema è che quest'uomo a un certo punto è come se vedesse una ribellione intorno a sé e davanti al rischio di veder crollare la sua costruzione di oggetti che devono stare ciascuno al loro posto, distrugge. Quello che interessa a noi è come facciamo a riconoscere dei segnali potenzialmente pericolosi. Cominciamo a individuare i pericoli che possono essere dentro di noi. Se le nostre relazioni hanno delle caratteristiche che si ripetono, come quando si dice attiro sempre i casi umani, capitano tutti a me. No, attenzione, capitano a te non è a caso. Attenzione alla nostra serialità. Cosa vuol dire? Alla ripetizione. C'è una serialità, una ripetizione seriale di qualcosa che non va. C'è sempre un qualche motivo interno. Se tu trovi solo un certo tipo di relazioni, devi farti qualche domanda. Se nella tua storia ci sono delle relazioni tossiche, pericolose, pesanti, potrebbe succedere ancora, finché tu non capisci come mai sei andata a infilarti in un certo tipo di situazioni. I segni c'erano anche allora, dopo parleremo dei segni. Attenzione anche al rischio di voler recuperare il rapporto. Quando un rapporto va male, come in questo caso in cui c'era di mezzo un tradimento serio, non c'è da recuperare, bisogna lasciare andare quell'altro, anzi, come dico io, farlo andare. C'è una certa propensione a voler sempre far funzionare le cose. Se le cose non funzionano, non funzionano. Cosa bisogna cercare? Bisogna cercare innanzitutto l'empatia, quella capacità di attenzione che l'altro sa avere nei confronti di una persona. L'empatia, cioè la capacità di mettersi nei tuoi panni, di comprenderti. Se c'è empatia, le relazioni possono funzionare perché l'altro cerca di comprendere te. Una relazione funziona quando è tutto molto trasparente, non c'è niente da nascondere. Quando le persone stanno bene in una relazione, le cose non le nascondono. Parliamo dunque delle frasi tossiche. Le frasi tossiche sono il primo segno che una persona ha qualcosa che non va. Sto lavorando da tempo a questa cosa, ho fatto addirittura una playlist delle frasi tossiche. Faccio anche dei piccoli shorts in cui considero le situazioni tossiche e le frasi tossiche, per cui puoi sbizzarrirti nel vederle, cerco di prenderle con allegria, con leggerezza, ma sono situazioni che comunque vanno riconosciute. Faccio qualche esempio. Le situazioni in cui l'altra persona ti dice delle cose che rivelano che non sei molto considerata da lui. Ad esempio, tu non capisci mai, oppure te lo sei inventato, oppure non è stata una cosa importante, era una cosa da nulla. Quando l'altra persona cerca di convincerti che sei tu nell'errore e che hai una percezione distorta della realtà,
ti sta manipolando. Perché vuole manipolarti? Perché vuole controllarti. Ripeto, ci sono tanti video in cui parlo di questo. I segnali sono tantissimi. Devi volerli riconoscere. Infine un'ultima cosa sulla questione del chiarire. Quando una storia è finita, non c'è molto da chiarire. Devi aver chiaro tu cosa vuoi. Il caso di Giulia è un caso particolare perché c'è di mezzo un bambino, ma in tantissimi altri casi non c'è da chiarire un bel niente. Un tradimento non va chiarito. La persona che ti tradisce potrebbe tradirti ancora, quindi cosa vuoi chiarire? Lasciala andare per la sua strada, tu vai per la tua. Quest'idea di chiarire che sento dire molte volte nei rapporti, insomma, dipende da che cosa c'è da chiarire. Non devi neanche giustificare perché fai delle cose, lo sai tu ed è sufficiente, ti deve bastare. Se questo video ti è stato utile, ricordati di iscriverti al canale. Nel frattempo, pensaci.